Allora, inizia a far fresco, si riapre la stagione dei salumi e mi piacerebbe parlare un po' di budelli naturali. Allora, voi sapete che esistono tanti tipi di budelli ricavati da tanti tipi di animali. Esistono i budelli di maiale, di bovino, di ovino e di equino. Ognuno viene utilizzato per una preparazione diversa e ben precisa. Poi i nomi dei budelli, ogni regione, ogni località magari ha dei nomi suoi da dare ai budelli. Io conosco il budello torto, il budello dritto, il crespone, il budello gentile, il budello cieco e poi la vescica. Questi sono i budelli che io ho utilizzato anche nei miei video di preparazione dei salumi e quindi li conosco e posso darvi qualche spiegazione sull'uso di questi budelli. Allora, io comincerei con il budello torto. Il budello torto è il budello più classico che potete trovare, di facile reperibilità. Ha un calibro, parliamo di quello di maiale, dai 36 ai 38 mm, mentre invece in quello di bovino è un pochettino più grande perché va dagli 80 in su, 80 mm, quindi è molto più grosso. È un budello molto sottile, è utilizzato classicamente per fare le salsicce, quindi le classiche salsicce rodini o la salsiccia che trovate anche nei banchi della macelleria, la salsiccia lunga. Avete visto anche nei miei video la preparazione della salsiccia. Adesso vi metterò il link man mano che parlo dei vari video dove potete trovare questi budelli che ho utilizzato. È esattamente questo budello che ce l'ho qua presente, è un budello molto sottile, è adatto, come vi dicevo, per le salsicce o per dei salami di breve stagionatura, come i cacciatori. Fare dei cacciatorini piccoli perché, avendo la pelle molto sottile, prolungare molto la stagionatura andrebbe a seccare molto velocemente la parte esterna del salame e all'interno rimarrebbe mollo, ok? Potrebbe farvi quel buco interno che tutti mi chiedono come mai mi è venuto il buco, e fare il rancido all'interno del salame, quindi diventare secco fuori e schifoso dentro. Quindi è adatto proprio per i salami di breve stagionatura che poi rimangono un pochettino più morbidi. Viene chiamato baggetta, vianella oppure anche torta, torta. Viene fornito, vi faccio vedere quando io lo acquisto, sempre sotto sale. Io li acquisto sotto sale perché hanno una durata maggiore. Viene fornito in mazzi, ce ne sono veramente tanti, ma non vi preoccupate perché conservati sotto sale durano veramente tanto. Io addirittura vi dico che sotto sale li utilizzo un anno per l'altro. Aggiungo sempre un pochettino di sale e li tengo chiusi dentro al sacchetto perché fanno un po' di umidità e il budello si mantiene anche un anno per l'altro. Questo ve lo dico io, non è dichiarato da chi produce budelli, perché loro vi diranno che nel giro di un mese i budelli dopo non sono più buoni, ok? Quindi io ho fatto queste prove e i budelli rimangono buoni e non assumono cattivo odore. Esiste poi anche il budello dritto, o chiamato anche filzetta perché è il nome anche di un salame tipico lombardo con un gusto particolare. Viene chiamato filzetta anche dal budello. È un budello leggermente più grosso e un pochettino più spesso, robusto. Viene utilizzato per produrre salami di media e lunga durata. Però, essendo così robusto e anche spesso e ha un calibro abbastanza importante, anche questo qua arriva dai 55 ai 65 mm, abbastanza grande, quindi viene una bella fetta. È adatto anche per i salumi cotti come il cotechino o il salame cotto, perché durante la cottura è un budello che tiene abbastanza. Passiamo a un budello conosciutissimo perché viene utilizzato molto per i salami di felino. È il budello gentile. Il budello gentile viene ricavato dall'ultima parte dell'intestino retto, quindi parliamo proprio del pezzo di budello dove escono le feci del maiale, ecco. È un budello particolarmente spesso e molto ma molto grasso
ed è l'ideale proprio per la stagionatura più prolungata dei salami. Difatti, almeno perlomeno nella mia produzione dei miei salami personali, quello del budello gentile è sempre l'ultimo a venire pronto a essere utilizzato. È un budello che dà aromi particolari, dona proprio all'impasto del salame proprio un aroma tipico che si capisce se un salume è stato stagionato in un budello gentile. È proprio un tessuto robustissimo di difficile rottura e viene utilizzato anche nella preparazione della famosa corallina, che sono quei salamini piccolini, quei mini cacciatorini che sono molto buoni, sono abbastanza morbidi, insomma è un budello di altissima qualità. Spesso viene utilizzato, anzi nel ferrarese lo utilizzano per fare i salami all'aglio, è ideale proprio per questa preparazione ed è un budello di facile reperibilità. Esiste anche il budello cieco, naturalmente viene ricavato dall'intestino cieco. Nel bovino, essendo più grande, è un budello che viene utilizzato proprio per insaccare le coppe, le pancette, anche i cotechini. Si fanno dei cotechini leggermente più grossi, contengono una quantità di più di carne e vengono utilizzati proprio per la preparazione di questi cotechini più grossi. Io lo utilizzo delle volte anche per insaccare i lonzini, il lonzino che è la lonza di maiale poi messa nel budello e stagionata, che diventa una similcoppa molto più magra e un po' particolare nel gusto, veramente buona dalle mie parti, insomma noi lo utilizziamo spesso. Esiste anche il crespone come budello. Il crespone è un nome particolare e se avete visto il mio video dove preparo l'anduia, lo utilizzo proprio per la preparazione dell'anduia. È un budello che non è regolare, non è dritto, è un po' torto, diciamo, vengono dei salami che assomigliano un po' a un cornetto, vengono un po' torti, dalla classica forma un po' dell'anduia, come avete visto. È un budello abbastanza grasso e viene utilizzato proprio per l'anduia, le soppresse, perché si presta bene a questo tipo di preparazione come budello, ecco. Allora, parliamo della vescica. Questa qua è una vescica di manzo, come vedete è piatta, è essiccata. Per poterla riportare alla sua naturale consistenza c'è bisogno di lasciarla a mollo almeno 24 ore, che si riidrata e torna nella sua forma originaria, che ha la forma di una palla, diciamo, ok? Una volta che ha preso la sua forma, vuole poi dopo sciacquata bene, perché questa vescica ha proprio un odore forte di urina, quindi bisogna lasciarla almeno un altro giorno in ammollo con aromi per togliergli proprio questo odore di urina. Io la utilizzo per l'insacco del culatello, ma molto spesso viene utilizzata per insaccare anche mortadelle di altissima qualità. Dico così perché questa vescica ha un costo abbastanza elevato, perché all'incirca, vi dico una cifra di adesso, vengono a costare circa dai 6 ai 10 euro l'una, ok? Con i prezzi aggiornati, e quindi è un peccato rovinarle o utilizzarle per salumi più scarsi, diciamo. Ecco, il culatello è proprio un salume che merita questo tipo di budello, anche perché comunque viene stagionato dentro la vescica tipicamente. Il budello naturale per me è la miglior soluzione per la stagionatura dei salumi, ma se non riuscite a trovare il budello esistono anche dei budelli sintetici, dei collati che fanno al caso proprio del salume. Ci sono diverse misure di tante forme. Però voi pensate che all'interno del budello, quando mettete un salame, mettete la preparazione di un salame, quindi il macinato all'interno del budello, avviene un processo, una trasformazione della carne. Adesso ci sono dei processi chimici all'interno durante la stagionatura che non sto ad elencare. Comunque avviene una trasformazione. Se voi ci fate caso, mettete una carne fatta un po' a grumi e quando andate a tagliare il salame
vedete che la carne è compatta, si è compattata, si è proprio fusa con i lardelli, è proprio una magia la stagionatura del salume, ed è per questo che, come vi dicevo all'inizio, è importante scegliere il budello corretto. Vi do due dati su le umidità e la temperatura che io utilizzo per la stagionatura dei salami. Attenzione, dei salami, perché molto spesso mi scrivete di salami che sono venuti bucati all'interno o che hanno avuto dei problemi, si è seccata la pelle, si è seccato il budello, tanti vari problemi. Se voi avete un ambiente ideale per mettere i salami a stagionare, potete iniziare a farli, ma se non avete l'ambiente giusto, alla fine andrete a sprecare poi la carne. L'ambiente giusto è un'umidità. Se avete una cantina, prevalentemente sono le cantine, ma c'è chi li tiene anche nei solai, perché durante l'inverno riesce ad ottenere un'umidità molto alta, quindi naturale, o se no bisogna utilizzare dei metodi artificiali come degli umidificatori, e la umidità corretta oppure ideale passiamo dagli 80 agli 85 all'85% di umidità. Perché abbiamo bisogno di umidità per i nostri salumi? Perché i nostri salami? Perché il budello deve rimanere umido proprio mentre la carne stagiona. Quindi cosa succede? La carne, con il sale che abbiamo messo all'interno durante l'impasto, tende a far uscire l'acqua all'interno, che è presente all'interno della carne, e quindi la carne all'interno tenderà a calare, proprio diventare più piccola. Se il budello esterno non ha l'umidità giusta, non è abbastanza umido, lui si seccherà. La carne cosa fa? Non andrà a stringersi all'interno del budello, ma rimarrà attaccata al budello, e quindi al centro ci viene un buco, e nel buco ci viene poi il rancido. Mentre invece, se l'umidità è corretta e il budello è umido, il budello andrà a ritirarsi assieme alla carne e la manterrà compatta per tutto il tempo della stagionatura. Io l'ho spiegata molto semplificata la cosa, però questa qui è la teoria, ok? Quindi se non avete un ambiente molto umido, secondo me non vi mettete a far salami, perché andrete a buttare via la carne che utilizzate, ed è un peccato. Andiamo a una temperatura che, se nel periodo invernale in una cantina può essere 10-12 gradi, che sarebbe l'ideale, quando arriviamo a temperature un pochino più calde possiamo arrivare anche a 17. Dopo a 18 gradi bisogna passare in un posto più fresco, perché non va più bene. Quindi a temperature, il range è 80-85 umidità, e dai 11-12 gradi fino ad arrivare a 17. Io non andrei oltre a questo range di temperatura, perché sennò avverrebbe una stagionatura non buona. Ecco, dopo ci sono gli stagionatori, esistono anche dei video che ci sono su internet per potersi fare uno stagionatore in casa da un frigo vecchio, che, se andate a vedere, è molto facile. Se avete un po' di manualità potete farvi uno stagionatore in casa con pochi soldi, visto che comunque gli stagionelli, che sono quegli armadi che vengono utilizzati anche nelle macellerie, o anche i privati ce li hanno, costano parecchi soldi, perché siamo oltre ai 3.500, in base poi a quello che volete, di soldi. E quindi non so, se avete una produzione molto, molto grande di salumi, allora vi conviene prendere uno stagionello. Da dire che da quelli che ho visto io anche in fiera, i stagionelli, però, una volta che voi avete messo dentro i salami, dovete fare una stagionatura per volta, perché non tutti lo sanno. Uno pensa: prendo uno stagionello, ci metto dentro prosciutto, salame, coppa. No, perché poi dopo i salami vanno a un'umidità molto alta, e a metterci, per dire, un prosciutto crudo a stagionare forse è un'umidità esagerata, e quindi bisogna fare poi bisogna averne due o tre per fare i vari tipi di stagionatura. Bene, io spero di essere stato chiaro, di aver detto un po' tutto a grandi linee, quello che
è il budello che utilizzo io. Dopo poi, se mi sono sbagliato, mi correggete sotto nel video, mi mettete anche se avete anche altre informazioni di altri budelli. Mi piacerebbe poi magari fare un video più ampio e parlare più largamente anche degli utilizzi di tutti i budelli. Va bene, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo, più che piaciuto, vi sia stato utile. Ci vediamo al prossimo video informativo. Saluto da Davide, ciao!